Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in un nuovo episodio di Metal Legion. Per chi si fosse perso la puntata precedente, che vi invito caldamente a recuperare dopo aver visto questo video, rispiego un attimo il format. Metal Legion è interamente dedicato al nostro amato underground italiano. Ogni episodio si concentrerà su una band che per un motivo o per un altro è stata importante all'interno della nostra scena nazionale, per impatto storico e o musicale. Se vi piace questa rubrica fatemelo sapere iscrivendovi al canale, lasciando un like e un commento qui sotto. Detto questo direi di iniziare con il video. Come nel precedente episodio, ci troviamo ancora una volta nei primissimi anni 2000, in particolare nell'anno domini 2004. Un nome risalta rispetto agli altri, una band ucraina che nel biennio 2003-2004 è riuscita a spiccare con le sue due prime incisioni. Parlo dei Drak, che se nel 2003 con Forgotten Legends presentava un ottimo disco dal sapore atmosferico, e proprio nel 2004 con Autumn Aurora, che spicca il volo e rientra nei top 10 di molti recensori, conquistandosi un posto nel cuore di tanti appassionati. Parliamo di un periodo in cui la cosiddetta terza ondata black metal iniziava a prendere piede proprio grazie alla band ucraina e ad altri esponenti di questo black naturistico, se vogliamo trovargli una definizione. Ma altri grandi nomi del black metal più classico e oscuro spiccavano con le loro grandi produzioni. Parliamo dei Marduk con il capolavoro Plague Angel, i Deathspell Omega che facevano rizzare i peli delle braccia con il meraviglioso e avanguardistico per l'epoca Si Monumentum Requires Circumspice, e i Leviathan, vicini a sonorità decisamente più depressive, con Tentacles of Horror, album però abbastanza sottotono rispetto ai precedenti lavori. Sul fronte italiano i leggendari Mortuary Drape rilasciavano Buried in Time, quarto album in studio, mentre gli esordenti Frown on Decadence pubblicavano la demo As Full Moon Rise, destinata ad entrare nella storia dell'underground italiano. Nello stesso anno esordiva un progetto molto particolare, ma fortemente primordiale nella produzione e negli intenti, chiamato Raven Dark, con una demo che prendeva il nome di Wotan Lennosh. Si trattava di un progetto proveniente dall'Emilia Romagna, a cavallo tra un bestial e un pagan black metal, con una produzione minimale e parecchio raw, nello stile di quegli anni. Raven Dark potrebbe non dirvi molto in effetti, ma la band cambiò presto il suo nome, adattandolo meglio al tipo di musica autoctona che presentava, diventando così Loch dal Corub, e pubblicando nel 2009 la sua prima demo. La line-up dell'epoca presentava due membri, il fondatore del progetto Fredrik Ferenc e un altro ragazzo chiamato Existence 8mm, il quale nel 2007 fondò una one-man band omonima, attiva ancora oggi. La demo del 2009 prese il nome di Deorum Magnum Iura Sancta Sunt, con il sottotitolo in dialetto emiliano, che non mi azzardo a pronunciare per evitare strafalcioni linguistici. La demo presentava lo stesso stile di Wotan Lennosh, un black heavy metal dalle forti tinte folk, con lyrics in italiano, dialetto emiliano tipicamente modenese o bolognese e latino. Questo particolare CD, probabilmente ormai introvabile, era una sorta di auto-bootleg, fatto circolare dagli appassionati ma non propriamente in vendita, e presentava alcune differenze sostanziali con la versione più conosciuta e ufficiale del 2015. La prima e più sostanziale differenza sta nell'assenza del basso nella versione del 2009, mentre per chitarra e batteria furono scelte le stesse registrazioni. Alcune parti risultano incomplete nella demo. Manca ad esempio la cornamusa nella traccia Black Metal Berserker, tratto distintivo nel 2015, e altri piccoli dettagli che sono stati poi sistemati nel disco vero e proprio. Il 2015 per il black metal italiano fu un anno incredibile. Tra i diversi lavori degni di nota vorrei citare il ritorno dei Forgotten Tomb con Art Yourself and the Ones You Love, disco che confermava, dopo Under Saturn Retrograde e And Don't Deliver Us From Evil, la loro voglia di innovare un genere stantio come il depressive black metal. E la rivoluzione negli Opera 9, con l'abbandono di tutti i vecchi membri della band, che lasciò da solo Ossian, il quale pubblicò l'album Back to Sepulcro, un ritorno alle origini occulte e musicali degli Opera 9. Inoltre, Ossian ripropose una vocalist femminile, da allora marchio di fabbrica della band. Il pubblico italiano, anche quello più propenso alla ricerca underground, fu probabilmente troppo preso da questo e da altre celeberrime uscite per accorgersi dell'uscita ufficiale di Deorum Magnum, che uscì parecchio in sordina con pochissime recensioni a seguito. L'album fu pubblicato dalla Nyctorax Productions il 27 aprile del 2015. Il titolo del disco è una sorta di esortazione, vuol dire letteralmente i diritti degli dei sono sacri, frase resa celebre da Cicerone,
con la quale intendeva affermare che tutto ciò riguardante i riti, le esequie e persino la tomba del morto non era più disponibilità degli eredi e incitava al rispetto per la morte. La cosa meravigliosa di questo album è osservare come il libretto, con le sue illustrazioni, i testi sia in originale che tradotti in inglese e gli artwork, sono intrecciati con i brani musicali, al fine di regalare un'esperienza quanto più immersiva possibile. I brani sono in sostanza un tributo al freddo black metal di fine anni 90 e inizio anni 2000, con grande ispirazione a Burzum e ai Darkthrone, e contaminato da elementi folk e doom. La particolarità e l'importanza che questo disco possiede risiede in due principali fattori. Il primo è l'approccio della band al black metal. È un approccio quasi improvvisato, con certamente una logica dietro, ma con un'anima primordiale che riesce a far emergere il cuore dell'artista. Il secondo fattore sono certamente le tematiche all'interno del disco. Al contrario di quanto possiate pensare, non si parla solo di storicità. Certamente ci sono dei brani che parlano dell'età romana italica, del Medioevo e delle origini riguardo la terra emiliana, ma vi sono brani incentrati sulla natura e sul concetto di morte, come Il lupo o La tomba vuda in Dal Bosc Andig, che riescono a rievocare sensazioni selvagge come la malinconia per un luogo passato o che forse incontreremo nella morte. Questo è finora l'ultimo disco vero e proprio della band. Nel 2021 hanno fatto uscire un singolo chiamato Schiavi di Yaldo Baut, inserito nella compilation O sarai ribelle o non sarai, stampato dalla Hellbones Records, iniziativa attuata per contrastare le imposizioni del lockdown ai tempi del Covid. Nel 2022 Loch dal Korov ha proposto una compilation promo con all'interno tutti i brani del disco Deorum Magnum Iura Sancta Sunt, compreso il brano bonus composto ai tempi di Raven Dark e il singolo del 2021 Schiavi di Yold About. Il 22 settembre del 2023, giusto l'anno scorso, hanno rilasciato invece un singolo, 2784, che fa da apripista al prossimo disco della band. Questo singolo è diverso da ciò che i ragazzi hanno proposto fino a questo momento. Abbiamo infatti una voce in scream che ricorda quasi più un andamento hardcore punk che un black metal e risulta molto influenzato dal doom metal, rimanendo un black metal primordiale però nell'anima. Per concludere, Loch dal Korv è una band fin troppo sottovalutata rispetto alla qualità artistica che propone, capace di svegliare sensazioni ed emozioni sopite nel nostro animo e di farci immergere in un ambiente dimenticato e incontaminato, o nel pensiero più filosofico. Ha gettato le basi per una riscoperta del black metal più primordiale in Italia e sono curiosa di ciò che ci riserverà per il futuro. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e un commento qui sotto, dicendomi magari che cosa ne pensate della rubrica e di quale altra band dovrei parlare secondo voi. Noi ci rivediamo il più presto possibile. Lead the Fire!